Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è il terzo vlog dossier che troverete sul canale. Un dossier nel quale scopriremo cosa succede quando il wargame decide di andare anche al di là delle sue stesse regole, riscoprendosi non solo un semplice gioco, bensì un potente strumento di modellazione interattiva della realtà, quando, insomma, diventa un gioco sandbox. Ma cos'è esattamente un gioco sandbox? Con questo termine definiamo i giochi caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, sia nelle regole che nelle tattiche di gioco. In pratica, questi sistemi tracciano un perimetro molto ampio all'interno del quale il giocatore può compiere le proprie scelte di gioco con un elevato livello di libertà, al fine di raggiungere i propri obiettivi. Esiste tuttavia un altro tipo di giochi sandbox, quelli in cui le regole sono così aperte da permettere l'introduzione di varianti, modifiche, aggiunte senza scardinare l'impianto generale del sistema e anzi scoprendone nuove e inaspettate potenzialità. E la simulazione in generale rientra sicuramente tra questi giochi. In questo vlog dossier, dunque, vedremo come di fronte ad un wargame, o più in generale ad una simulazione, non ci si debba necessariamente fermare alle regole così come sono stampate, al setup predefinito o alla stessa connotazione delle mappe di gioco. Potremo invece utilizzarlo come potente strumento di ricerca storica sperimentale, modificandone in maniera ponderata i singoli elementi sulla base delle fonti storiche e anche delle nostre preferenze personali. Nel solco dell'approccio classico di Jim Dunnigan, il wargame e la simulazione in generale possono essere concettualmente definiti come dei modelli interattivi, creati allo scopo di ricreare una situazione storica con un sufficiente livello di plausibilità, sulla base di valori numerici e calcoli statistici preimpostati dagli autori. In parole povere, ciò significa che si tratta di strumenti sperimentali molto aperti e flessibili. Basta modificare i parametri, mantenendo le dinamiche fondamentali, e continueremo a ottenere risultati plausibili. Nuove risposte a domande che né noi, né tantomeno il primo autore della simulazione ci eravamo ancora posti. In quei giochi che sono frutto di un'approfondita attività di ricerca preliminare, ad esempio, non è raro incontrare varianti già previste dallo stesso autore, che rispecchiano fonti alternative a quelle da lui utilizzate e che magari ipotizzano luoghi diversi per l'ubicazione dello stesso scontro o differenti composizioni degli eserciti coinvolti. Allo stesso modo sarà facile per noi creare altre varianti personali sulla base delle ipotesi ricostruttive avanzate da ulteriori testi storici, non conosciuti dall'autore originario o perfino pubblicati solo successivamente al gioco stesso. Ancora, pur dando per buono l'impianto delle regole scritto dal nostro autore, potremmo volontariamente modificare non tanto il gioco in quanto tale, bensì il nostro comportamento all'interno dello stesso, per valutare cosa sarebbe successo se si fosse adottata una strategia piuttosto che un'altra. È questo il regno della storia controfattuale, ossia l'analisi razionale e ponderata di eventi storici mai accaduti al fine di comprenderne le dinamiche di base e riapplicarle per via analogica allo studio dei fatti così come si sono svolti. Pensate ad esempio alla campagna di Waterloo. Cosa sarebbe successo se Napoleone avesse concentrato i suoi sforzi prima sugli anglo-olandesi di Wellington e solo dopo sui prussiani di Blücher? E se la battaglia finale si fosse svolta ancora più vicino a Bruxelles, o al contrario ancora sul confine tra Francia e Belgio? In effetti, l'obiezione secondo cui spesso nelle grandi e sterminate mappe dei wargame si finisce sempre per combattere negli stessi punti, può essere facilmente superata. Pur restando consapevole di tutte le inevitabili distorsioni di un wargame, la mappa può essere impiegata nella sua interezza, con setup alternativi nelle posizioni geografiche e nelle composizioni degli eserciti, per valutare cosa sarebbe accaduto se
gli scontri fossero avvenuti con condizioni e in posizioni del tutto diverse da quelle storiche. In effetti, possiamo arrivare addirittura al punto di predisporre battaglie di assoluta fantasia, semplicemente ricombinando le pedine e piazzandole in punti del tutto differenti, ignorando consapevolmente determinate caratteristiche dei terreni o addirittura immaginandone di nuove. Nel mio Le guerre di carta 2.0 esponevo i concetti teorici e le caratteristiche pratiche di una peculiarità tipica del wargame e della simulazione: la possibilità per i giocatori, per così dire, di farsi autori a loro volta e di apportare liberamente modifiche, aggiustamenti e variazioni ai regolamenti. Si tratta delle cosiddette house rules, ossia di quelle modifiche adottate di comune accordo dai giocatori e che possono cambiare, aggiungere o perfino ignorare intere sezioni delle regole. Ciò viene fatto solitamente per ribilanciare scenari apparentemente non equilibrati, correggere valutazioni storiche dei valori dell'unità che magari non condividiamo, sperimentare nuove procedure, magari prese da altri giochi, modificare i parametri di risoluzione degli eventi e in generale dare un nuovo feeling al gioco. Un esempio in tal senso è il gioco in folio Arnhem: The Farthest Bridge della serie Fire and Movement di Decision Games. Il titolo, come pubblicato, è stato considerato da molti non solo troppo semplicistico, ma anche afflitto da alcune incongruenze storiche evidenti, come nella gittata delle artiglierie alleate o nella successione dei rinforzi. Un utente di Board Game Geek, Tom Kreinick, ha però pubblicato un nuovo set di regole esclusive del modulo, totalmente riscritte eppure del tutto compatibili con il sistema originale. Il risultato finale è stato un titolo storicamente molto più soddisfacente, che al contempo ha mantenuto la giocabilità dello snello sistema d'origine. Un'altra applicazione molto comune di House Rule è poi l'introduzione di modalità per il gioco in solitario anche in quei giochi in cui queste modalità non sono previste, con aggiunte che vanno da piccoli accorgimenti come il tiro di un dado per decidere se si può utilizzare o meno una carta, fino alla creazione addirittura di appositi bot che gestiscano in automatico avversari virtuali. Un buon punto di mezzo è rappresentato dal sistema ideato dallo youtuber Stuka Joe per la gestione in solitario dei card-driven games. Lo vedete qui nella sua forma originaria, reperibile gratuitamente su Board Game Geek, ma è stato recentemente ripubblicato da Genty Games in una versione dotata di un layout professionale, acquistabile in cartaceo o liberamente scaricabile dal loro sito. Un'altra caratteristica molto presente nei regolamenti dei wargame è la sezione delle regole avanzate e opzionali. Si tratta di un impianto aggiuntivo di regole che incrementano il livello di dettaglio storico del gioco rispetto a quello garantito dal regolamento base, ovviamente spesso al costo di una maggiore complessità. Molto spesso le regole avanzate devono essere adottate nella loro interezza, ossia come un corpo unico. Ma vi sono casi, ad esempio Panzer, in cui le regole avanzate possono essere attivate in maniera più modulare, ossia solo quando richieste da uno scenario o anche in base alle preferenze dei giocatori. Le regole opzionali sono invece per definizione tutte indipendenti tra di loro e quindi possono essere utilizzate una per una senza alcun rapporto organico. Oltre ad aggiungere dettaglio, spesso fungono da strumenti di bilanciamento del gioco, al punto che i regolamenti talvolta indicano espressamente quale dei due giocatori o, se il singolo giocatore nel caso di un solitario, queste regole finiscono con il favorire. In effetti, è teoricamente possibile anche disapplicare delle regole che non si condividono dal punto di vista storico, o anche semplicemente per ridurre la complessità generale del sistema. Si introdurranno delle distorsioni, certo,
Ma come scrisse una volta il grande autore Mark Simonic, se trovate una certa regola che ho ideato troppo complicata da applicare, specialmente nelle vostre prime partite, ignoratela pure e andate avanti. Il gioco sarà diverso, ma reggerà lo stesso. Una dinamica analoga si crea quando un regolamento è chiaramente l'evoluzione di un gioco precedente, ma si preferisce impiegare il primo regolamento originario anziché quello più recente. Un esempio classico di questo downgrade è giocare i titoli della serie The Library of Napoleonic Battles di Kevin Zucker, impiegando però il regolamento di Napoleon's Last Battles, il grande classico a firma dello stesso Zucker che ispirò il sistema più recente. Vi sono poi casi come il Simple Great Battles of History, in cui tale versione alternativa e semplificata è stata addirittura concepita dagli stessi autori del gioco originario. Vi sono poi forme ancora più estreme di variazione delle regole, tra cui vanno ricordati i cosiddetti reskin e l'interessante esperienza del Consim Jam. I reskin sono delle riambientazioni di giochi già esistenti. In pratica, l'impianto fondamentale delle regole non cambia, ma la simulazione viene per così dire trasportata in uno scenario temporalmente e o geograficamente diverso, ma con forti analogie. In questo caso gli adattamenti magari saranno anche molto appariscenti, tuttavia piuttosto limitati dal punto di vista funzionale. Un esempio è Traitor's Gate, il reskin della guerra civile inglese di Watergate, proposto dall'autore Charles Vesey nell'ultimo numero della rivista online Conflicts of Interest. Il secondo approccio è forse ancora più alternativo. Su Twitter è possibile trovare l'account di Consim Jam. La Consim Jam è una sorta di contest online annuale durante il quale game designer e appassionati di tutto il mondo mescolano tra di loro giochi totalmente diversi, ricombinandone le meccaniche e scoprendo nuove potenzialità nascoste. Ad esempio, Alien Abyss, una versione fantascientifica del coin Andean Abyss. Vi porto adesso una mia esperienza personale in materia. All'interno di un recente numero della rivista Strategy and Tactics è stato pubblicato un nuovo modulo per il vecchio sistema 30 Years War Battles della Decision Games, addirittura derivato dal grande classico Breitenfeld della SPI, uno dei primi wargame che io abbia mai giocato da ragazzo. Questo scenario era dedicato alla battaglia di Lutter del 17 agosto 1626, tra le forze imperiali guidate dal conte di Tilly e l'esercito danese comandato da re Cristiano IV di Danimarca, episodio chiave delle prime fasi della guerra dei 30 anni. Ma il modulo in questione aveva un problema. Il problema era rappresentato dal setup. In assenza di fonti certe e probabilmente per offrire una maggiore libertà d'azione ai giocatori, l'autore del gioco, il game designer veterano Joe Miranda, aveva previsto un setup del tutto libero, ponendo come unico discrimine il corso del fiume che divide in due il campo e che storicamente segnò la linea di contatto tra i due eserciti. Pur comprendendo le motivazioni alla base della scelta dell'autore e riconoscendo l'assoluta semplicità del sistema alla base del gioco, una soluzione del genere mi è parsa da subito un po' troppo riduttiva dal punto di vista storiografico, nonché poco interessante sotto l'aspetto più prettamente ludico simulativo. E allora ho deciso di metterci del mio in questo gioco, integrandone il setup. Per prima cosa ho consultato il testo Battles of the 30 Years War di William Guthrie, riconosciuto da molti come punto di riferimento accademico sul periodo e peraltro utilizzato dallo stesso Miranda per la definizione dell'ordine di battaglia. Dal testo ho desunto la suddivisione delle forze nelle singole unità
nonché individuato le rispettive posizioni sul campo, basandomi sulla cronaca dell'andamento dello scontro fatta dallo stesso studioso nelle pagine successive del suo saggio. E così molti appunti, correzioni, prove e nuove correzioni ancora, come risultato sono riuscito a compilare un setup storico completo. Da un lato delineando una possibile ipotesi ricostruttiva e dall'altro rispettando i vincoli richiesti dal regolamento originale. Il risultato finale certo non è il setup ideale dal punto di vista ludico, soprattutto per il danese, ma storicamente Re Cristiano non brillò certo per genio militare in quell'occasione. Tuttavia risulta pienamente compatibile con il gioco come scritto e possiede un proprio valore simulativo, nonché aver rappresentato un'interessante esperienza di ricerca storica, per così dire, sul campo, anche se in questo caso il campo era fatto solo di carta. Il risultato lo potete trovare in un documento da me pubblicato su Board Game Geek, corredato anche da un paio di regole opzionali finali e reperibile al link che vi metto in descrizione. In conclusione, altro che gioco statico, schiavo delle sue stesse regole, immutabile da decenni. Basta fare un giro sul web, i gruppi di Facebook, i forum specializzati e soprattutto le sezioni files di Board Game Geek per comprendere come il wargame e tutta la simulazione più in generale siano invece forse il genere ludico più flessibile e liberamente modificabile dai giocatori che esista. Quindi non sentitevi limitati dai manuali o dai componenti che trovate dentro la scatola. Non sono affatto un punto di arrivo non più superabile, bensì tanti punti di partenza da usare per i vostri personalissimi viaggi nella storia e nella sua rappresentazione. 2 elementi chiave di questa tipologia di gioco, anzi di sandbox. Questo vlog finisce qui. Io vi auguro buon divertimento, ci vediamo alla prossima occasione e ricordate, niente paura, sono solo wargames. Ciao!